In questi ultimi 2500 km mi ronzava in testa una domanda: può un casco saper far bene o apprezzabilmente bene tutto? Cioè può essere un casco ottimo per macinare chilometri, per fare 4 pieghe nelle strade ricche di curve e chissà, magari anche per mettersi una puntata in pista? È quello che scoprirete in questo video, dove parleremo dello Schubert S3. Se ci seguite da un po' avrete certamente visto, o starete magari per vedere, il long test delle Anlas Vento Turismo, le gomme del produttore turco che noi abbiamo testato per 2500 km, un vero e proprio long test con questa motocicletta, con la Kawasaki Ninja H2 SX SE, su e giù per l'Italia, 2500 km in ogni condizione. E per fare un test così lungo e così probante abbiamo scelto di calzare lo Schubert S3, anche per metterne alla prova le sue qualità e capire se un casco come questo, un casco sport touring, può fare veramente tutto bene, perché abbiamo attraversato tanti scenari diversi, dall'autostrada al misto di montagna, un po' anche città, ma anche pista. Prima di raccontarvi come è andato questo long test dello Schubert S3 vi do qualche notizia tecnica, ma vi ricordo che qui sotto in descrizione sull'articolo su moto.it trovate tutti quanti i dettagli, tra cui i pesi esatti, i prezzi e anche tutte le misure. È un casco in fibra di vetro costruito con un sistema proprietario di Schubert e rinforzato con fibra di carbonio per essere sia più leggero che anche più resistente, perché è omologato ECE 2206, la normativa più stringente, l'ultima normativa in termini di omologazione per i caschi. È disponibile in 2 calotte e delle consuete misure dalla XS in poi, ma trovate tutto quanto qui sotto in descrizione. Quello che dal punto di vista dell'utilizzo a me interessa di più è una delle particolarità di Schubert, lo Schubert Individual Concept. È possibile personalizzare l'interno del casco scegliendo gli interni della propria misura. Questo per personalizzare perfettamente la calzata del casco. Capita che anche un casco della vostra misura possa spingere di più in un punto o essere più largo in un altro. Ecco, con l'S3, con i caschi Schubert in generale, costruiti con questo concetto Schubert Individual Concept, questo non accade perché si possono personalizzare gli interni. L'impianto di ventilazione con la bocchetta anteriore, una bocchetta superiore, qui sotto c'è anche tra l'altro un filtro, quest'altra bocchetta dedicata anche alla ventilazione della visiera che si può anche lasciare aperta soltanto di uno scatto, e il visierino parasole che si aziona comodamente da questa parte. Tra l'altro, se portate gli occhiali, ricordatevi che il visierino parasole scende dietro gli occhiali, non infastidisce, ecco, assolutamente con gli occhiali, non interferisce con gli occhiali, però siccome la distanza tra l'imbottitura e il cranio è veramente molto ridotta, gli occhiali con le stanghette più sottili hanno bisogno, insomma, di essere calibrati perfettamente nel loro ingresso per poter entrare senza difficoltà. Se invece avete occhiali magari come questi qua da sole con le stanghette un po' più solide, è facilissimo inserire e estrarli nel casco senza alcun problema. È dotabile anche del Sena 50S, vedete qua gli alloggiamenti, qua e ovviamente anche qua per il modulo di comando, che sarebbe l'interfono di ultima generazione, del quale in questo momento non è montato, ma non posso che, per averlo testato, non posso dirvi che è veramente un gran bene in termini sia di qualità di ricezione e anche capacità di assorbire qualsiasi genere di disturbo mentre si parla. Quindi eventualmente consigliato anche il montaggio dell'interfono sullo Schubert S3. Passiamo al nostro test partendo subito dalla calzabilità del casco. A me in generale i caschi piacciono particolarmente calzanti, particolarmente stretti, quindi per questa ragione io prendo generalmente una S, e questa S, come dicono quelli bravi, fitta perfettamente le mie esigenze in termini di dimensioni. La vestibilità dell'S3 è sempre stata ottima fin dal primo momento, perché calza veramente, grazie anche all'Individual Concept, calza veramente molto bene, è molto comodo, e tra l'altro da subito si nota che grazie a queste parti inferiori che stringono la mandibola da una parte e dall'altra e al doppio rivestimento dalla parte del mento, il cranio è veramente sigillato e protetto in questa maniera, dando sia maggiore isolamento acustico sia maggior comfort. Detto questo, parliamo subito di come si è comportato il casco in questi ultimi 2500 km. Non so se avete visto appunto il video del long test delle Anlas Vento Turismo, ma lì ho accennato che i primi 1400 km, per nostra sfortuna o forse per fortuna del test, sono stati praticamente tutti quanti sotto un fortissimo temporale.
Però questo ci ha permesso tra l'altro di testare in condizioni veramente molto insidiose, probanti, sfidanti l'S3 sotto il bagnato, non un bagnato qualsiasi, ma veramente un nubifragio con forte vento, tantissima pioggia, anche per lungo tempo. Ecco, in questo caso possiamo immediatamente promuovere al 101% le qualità anfibie e a prova di diluvio universale dello Schubert S3, non una che sia una infiltrazione d'acqua dalla visiera oppure acqua che corre lungo i bordi del casco e magari arriva a impregnare le parti dell'imbottitura, assolutamente no. Ore e ore sotto l'acqua in autostrada oppure nelle strade statali, non una goccia d'acqua da nessuna parte, neanche nella parte interna della visiera, dove magari ogni tanto in qualche casco mi è accaduto che si infiltrasse una goccia d'acqua e facesse un rivolino nella parte interna della visiera. Veramente eccellente la tenuta all'acqua dell'S3 e tra l'altro ovviamente, ma qui fa buon gioco il pinlock di serie, scusate non l'ho detto prima, lo dico adesso, c'è il pinlock di serie il 120, ovviamente nessun appannamento di nessun genere per tantissimo tempo col casco costantemente in testa. Stando in autostrada per tanto tempo, anche sotto l'acqua, ho avuto opportunità di capire che questo è un casco particolarmente ben bilanciato, non pende da nessuna parte, quando è in testa non cerca di bilanciarsi da una parte o dall'altra, quando si alza un po' la testa verso l'alto, magari anche uscendo dalla bolla creata dal cupolino, non tende a essere sollevato più del fisiologico. Tenete conto che ho fatto anche 8-9 ore di guida al giorno, inframezzato ovviamente dalle soste normali anche per fare il pieno, e non ho mai avuto la sensazione che il casco fosse troppo pesante, mi avesse stancato il collo oppure un indolenzimento all'interno. Quindi dal punto di vista del comfort, della vestibilità, secondo me lo Schubert S3 va promosso assolutamente a pieni voti. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto è che mi sono ritrovato anche in condizioni difficili come quelle che abbiamo attraversato in costiera amalfitana, per esempio sotto un vero e proprio nubifragio, quello che poi ci ha costretto di fatto a fermarci perché non era più il caso di proseguire in maniera ragionevolmente sicura, è stato l'ampio spazio visivo, la possibilità di vedere molto bene anche ai lati. Il campo visivo dello Schubert S3 mi ha veramente tanto soddisfatto perché è molto ampio, dona un'ottima visione di quello che succede accanto, e anche questo ovviamente non soltanto è comfort visivo ma soprattutto sicurezza. In autostrada uno degli aspetti che fa più comodo, fa anche più comfort e anche sicurezza in un certo senso, è anche il comfort aerodinamico, quindi l'assenza di rumore all'interno del casco. Su questo tema Schubert ha sempre sviluppato i propri caschi all'interno della Galleria del Vento. Se vedete il video dell'anno scorso potete vedere la Galleria del Vento e come vengono appunto sviluppati i caschi per garantire il massimo della silenziosità, e questo casco, l'S3, non fa eccezione, che è veramente molto silenzioso, grazie anche al fatto che si viene quasi sigillati da queste guance che si appoggiano sulla mandibola, da questa parte sotto il mento che sigilla letteralmente e impedisce che l'aria fluisca all'interno. Tra l'altro, dato che siamo qua, vi faccio anche vedere il cinturino micrometrico con velcro, tra l'altro, così non svolazza questa parte a protezione del mento, e tra l'altro continua anche a piacermi il fatto che il cinturino è leggermente spostato in avanti nei caschi Schubert per garantire maggior comfort a chi magari come me ha il collo un po' ingombrante e qui ho il pomo da dama particolarmente sporgente. Passiamo adesso però ad un contesto che mi piace un po' di più, che è quello delle strade ricche di curve. Questo è un contesto dove fa molto comodo innanzitutto avere un ampio campo visivo come quello che ho trovato nello Schubert S3, però siamo andati a provare questo casco finalmente dove c'era un po' di sole, che quindi un po' di caldo, ovvero qui in Sicilia con 30 gradi. È bello guidare, però insomma si potrebbe soffrire il caldo. Si fa quindi affidamento all'efficace sistema di ventilazione. Ve lo rifaccio vedere un'altra volta. C'è questa bocca anteriore, questa qua che serve anche a immettere l'aria verso la visiera. Qui dietro c'è un filtro, forse già l'ho detto, ma soprattutto quello che fa veramente tanto comodo è la presa superiore, questa qui, che fa scorrere l'aria nella parte superiore del casco, e da 60-70 all'ora veramente l'effetto è tangibilissimo. Si ha un ottimo effetto di contenimento ventilazione e contenimento della temperatura all'interno del casco. Poi l'aria viene sfogata da questi estrattori e quindi devo dire che anche col caldo il comfort è piuttosto elevato. Abbiamo fatto tanti chilometri, eravamo qui in Sicilia, perché non portare
l'S3 anche in pista, in un contesto dove magari insomma non è il suo elettivo, non è un casco da pista, questo non è un casco dedicato all'utilizzo estremamente sportivo, però abbiamo voluto tentare lo stesso, quindi abbiamo portato l'S3 in pista a Racalmuto per fare una sessione nel piccolo, tra virgolette, autodromo siciliano. Sono 2500 metri circa, proprio nell'utilizzo tra i cordoli. Abbiamo evidenziato quella ottima stabilità che avevamo già testato in autostrada. Il casco veramente è molto stabile, però forse più di altri questo casco, quando poi si gira un po' la testa alle alte velocità, magari staccata o magari per impostare la curva dalle alte velocità, sente un po' più la pressione laterale del vento rispetto ad altri caschi più sportivi. Questo ovviamente però è un casco sport touring, contestualizziamolo nella fascia di mercato, nel segmento al quale appartiene, e quindi non soltanto ha fatto bella figura in pista perché è stato fruibilissimo, soprattutto la sua comodità e la sua calzabilità sono veramente un plus anche in questo caso, per quello che riguarda la possibilità di concentrarsi sul tracciato e sul divertimento. E questo piccolo limite della pressione aerodinamica un po' superiore quando si gira la testa rispetto ad altri caschi più sportivi, secondo me è un peccato assolutamente veniale, connaturato, scusate il gioco di parole, alla natura stessa dello Schubert S3 che appartiene appunto ai caschi sport touring. Vediamo quello che è un po' il cuore del nostro hard test. Come ha resistito dal punto di vista proprio della sua resistenza fisica, i meccanismi, la verniciatura, la fibbia, le visiere, dopo 2500 km di trattamento non proprio gentile che ho riservato al casco, che ho trattato onestamente in maniera abbastanza rude, anche per forzare un po' la mano e vedere fino a che punto arrivava la sua resistenza, la qualità anche della sua costruzione, che vi dico subito è eccezionale, assolutamente eccezionale. Bene, lo vedete anche voi, dopo 2500 km ovviamente il casco non ha un graffio perché non mi è mai caduto, ma la vernice è perfetta, i meccanismi della visiera sono sempre perfetti, anche quelli che riguardano l'impianto di ventilazione, il filtrino qui non si è mai staccato da solo, insomma è sempre in sede, gli interni sono assolutamente perfetti. L'unica cosa che voglio segnalarvi è che se fate come me, ovvero se mettete il casco, se indossate il casco allargandolo in maniera particolarmente vigorosa come si calzano i caschi da pista, potrebbero in qualche caso staccarsi uno dei ganci di queste due guancette, che sono quelle in caso di emergenza da tirar via per liberare la vostra testa dal casco nel caso voi non siate nella possibilità di farlo, e ovviamente non ve lo auguro. Nessun problema, ci si mette meno di 3 secondi a rimettere un'altra volta questa guancetta al suo posto senza alcun problema. Adesso quindi possiamo dare forse risposta alla domanda che ci siamo posti all'inizio, cioè è possibile che un casco faccia apprezzabilmente bene tutto, quasi tutto, dall'autostrada fino alla pista? Beh, innanzitutto voglio ricordarvi le qualità che mi sono piaciute tanto dello Schubert S3, ovvero la comodità, la calzabilità, la grande resistenza alle intemperie, scusate, un casco veramente anfibio, che significa in questo caso non soltanto comfort ma soprattutto sicurezza, e questo ovviamente è molto importante perché il casco è un dispositivo di sicurezza estremamente importante e vitale. Vi dico che sì, è possibile che questo casco faccia bene tutto quanto, a parte qualche piccolo particolare, qualche piccolo dettaglio in pista. Devo dire che mi sono trovato benissimo in autostrada per la stabilità e per il comfort, nelle sale ricche di curve, per il campo visivo e anche per la ventilazione, quindi devo dire che sì, è un casco che mi ha soddisfatto e che promuovo al 100%. A questo punto fatemi sapere cosa ne pensate voi, lasciate un commento qui sotto e magari anche un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi anche al nostro canale YouTube col pulsante sempre qui sotto, e noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima prova di Moto.it.